Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi sono in cucina perché vorrei andarvi a presentare, visto che sono stata omaggiata, di questo sous vide della Inkbird. È un fornetto che va a cucinare a bassa temperatura sottovuoto, quindi avremo bisogno di questo qui che è il fornetto e poi anche della macchinetta sottovuoto perché andremo a fare proprio la cottura sottovuoto. Cosa possiamo dire di questo bellissimo fornetto? È un fornetto che va ad immersione nel tegame. Si presenta con un display che dopo ve lo farò vedere meglio da vicino, con due pulsanti. Un pulsante è dove in pratica andremo ad attivare il fornellino, mentre con l'altro pulsante andremo ad usare le varie funzioni. Questo lo vedremo dopo meglio da vicino. Una pinza che va ad agganciare quando andiamo a cucinare, serve per agganciarla al tegame, per farla stare ferma. Questo fornellino ha un minimo e un massimo per quanto riguarda l'acqua, quindi quando è all'interno del tegame e si va ad aggiungere l'acqua, bisogna rispettare il livello massimo dell'acqua per evitare che l'acqua vada nella parte sopra. Ovviamente se va nella parte sopra non va bene perché su c'è tutta la parte elettrica, quindi dobbiamo stare al di sotto del massimo. Mentre il minimo ci serve, e poi dopo ve lo farò anche, vi farò vedere anche il perché ci serve, perché quando l'acqua va al di sotto di questo minimo, non fa altro che suonare, avvertirci che l'acqua è finita e va a sospendere la cottura. Quindi non è che se va dopo il minimo continua ad andare, no, va in blocco, si ferma e quindi smette di fare anche la cottura. Questo possiamo anche lavarlo tranquillamente, io l'ho già usato, l'ho già lavato più volte e non è altro, cioè è facilissimo perché va smontato in questo modo. Va ruotato perché qui c'è una freccettina dove c'è il blocco e lo sblocco. Questo va ruotato nel senso così della freccettina e viene via, si divide insomma in due pezzi in modo da poter lavare per bene questo e da poter lavare per bene anche la parte qui dell'interno. L'interno ha una sonda che serve per scaldare l'acqua, un'altra sonda che serve per rilevare la temperatura dell'acqua e poi ha questa ventolina che gira per cercare di, cioè non per cercare, per uniformare l'acqua all'interno del tegame. Poi una volta che l'abbiamo lavato andiamo a ricomporlo, quindi si rimette la freccia nella parte dove si aggancia, quindi di sgancio, si ruota ed è fatto. Abbiamo pulito e riagganciato. Ora io andrò a farvi vedere meglio nei dettagli il funzionamento che ha questo fornello. Vi farò vedere che si può collegare al telefonino attraverso l'app, quindi sul libretto delle istruzioni c'è proprio l'app dove andarsi a collegare, quindi è molto semplice e intuitivo in tutti i sensi, cioè sia comunque collegandosi con l'app che andarlo a funzionare, cioè a farlo funzionare. Ora vi faccio vedere meglio nel dettaglio sia l'app che anche il display. Eccoci qui davanti al display. Allora, innanzitutto per l'accensione e lo spegnimento non abbiamo un tasto, ma basta attaccare la presa alla spina e si accende, basta staccarla e il fornello si spegne. Abbiamo solo due interruttori, uno è per avviare la cottura e l'altro è per impostare
la temperatura, quindi i gradi e i minuti o le ore che vogliamo di cottura. Intanto qui ci segnala che siamo collegati alla wifi, ok? Quando sono due, quando c'è solo uno vuol dire che non siamo collegati. Poi questa impostazione andiamo su e qui ci dà la possibilità di scegliere la temperatura. Possiamo andare dai 0 ai 90 gradi. Quando abbiamo impostato la temperatura possiamo andare avanti e ci chiede il tempo di cottura. Il tempo arriva fino a 99 ore e 59 minuti. Andiamo con il cursorino sull'ora, impostiamo l'ora e mettiamo 1 ora e 30 minuti. Un'ora e 30 minuti, impostato i minuti, siamo al completo. Quindi qui mi dice che non possiamo proseguire la cottura perché manca l'acqua. Effettivamente acqua ancora non ce n'è, la metteremo dopo. Quindi questa è l'impostazione del pasto veloce, quindi mettiamo noi una temperatura e un orario. Se poi vogliamo andare sull'impostazione, questa dove entrando troviamo carne, pollame, pesce, uova e vegetali, troviamo in pratica delle impostazioni predefinite. Ora noi andremo su pesce, salmone, perché è quello che noi andremo a fare, e qui dobbiamo dargli solo, che poi lo vedremo anche sul cellulare, se il taglio del salmone è da 1,5 cm, da 2,5 cm o da 4 cm. Questo ve lo faccio vedere dopo meglio sul telefono. Poi completa, andiamo su completa e a quel punto parte la cottura. Ora però vi faccio vedere meglio sul cellulare, quindi come funziona sull'app. Questo è il display. Ora torniamo indietro. Questo è quello che c'è sul display. Allora, eccoci qua. Io ho scaricato l'app che si può tranquillamente scaricare tramite il nostro librettino di istruzioni. Se voi andate sul libretto di istruzioni c'è proprio scritto Inkbird App. Voi con il QR code inquadrate questo qui e vi porta direttamente al sito, quindi lo potete fare o con Google Play o con App Store. Una volta che avete inquadrato questo, ci saranno i vari procedimenti da fare, come vi dice qui. Voi seguite tutto lo step, vi dovrete registrare, insomma ci sono i vari procedimenti, poi vi chiederà di quale dispositivo andate a collegare al telefono e voi ovviamente andrete a collegare questo dispositivo e poi vi chiederà di collegarlo sia alla wifi che direttamente il vostro telefono al dispositivo. Sembra difficile, ma è talmente facile perché alla fine è molto intuitivo. Una volta scaricato, voi entrate e avrete questa schermata con già il dispositivo qui. Io entro all'interno del dispositivo e qui ho i vari vedete c'è la cronologia di cottura dove vi dice tutto quello che avete cucinato in precedenza, poi c'è questa qui che in pratica è, come vi dicevo prima, è la stessa che c'è sul display, quindi qui ci sono impostate le varie temperature. Andremo a trovare, vedete, per dire salmone, tonno, questo è pesce, salmone 50 gradi, temperatura obiettivo, facile e gustoso, 40 minuti, spessore vi dice da 1 a 2 a 4 cm, 2,5, cioè vi dice proprio 1,5 cm, vi va proprio a calcolare i tempi in base allo spessore
del trancio di pesce, no? Di salmone. Quindi voi, una volta che avete impostato tutto, andate a mettere completo e da lì partirà in pratica la ventola. Ora io non lo faccio attivare perché andiamo dopo a vedere con calma, e mettete completo, oppure come vi dicevo prima potete tranquillamente cottura veloce impostare voi sia i gradi che il tempo di cottura, quindi 2 ore, 1 ora, e poi andare a confermare. Con questa app potete tranquillamente andare a gestire questa macchina dall'esterno, cioè siete in giro e volete cucinare con il sottovuoto, preparate prima di uscire, l'accendete proprio così com'è e poi da remoto, ora vi farò vedere, voi andate a impostare tutto il tempo e tutto quello che vi serve e lui partirà da solo. Ora intanto voglio proprio farvi vedere tutto per benino. Quindi ho messo l'acqua all'interno del nostro tegame, vedete il massimo è qui, io però l'ho messa un pochino più sotto perché dopo comunque andremo a mettere dentro gli alimenti con la bustina insomma del sottovuoto e quindi si alzerà un po' il livello, quindi diciamo che il livello è giusto e qui possiamo mettere già inizio cottura. Sentiamo e vediamo, guardate, si è attivata quella ventolina che c'è nella parte bassa e sta iniziando a scaldare l'acqua. Ci metterà un po' perché noi abbiamo 18 gradi, deve arrivare a 55 gradi e poi quando è arrivata alla temperatura di 55 gradi inizierà la cottura e rimarrà, vedete anche sul cellulare, a distanza. Se voi lo impostate prima di andare al lavoro, poi potete attivarlo quando volete, vi dovete ricordare di attaccare la presa e poi lo attivate quando volete e potete anche interromperlo volendo. Ovviamente se siete al lavoro, una volta che avete impostato tutto all'interno, lui partirà con l'acqua fredda, mentre noi ora siamo qui e andremo a preparare insieme il nostro salmone. Io andrò a marinare il salmone all'interno di questo composto che non è altro che olio, sale, pepe e varie spezie, quindi rosmarino, alloro, ho messo un po' di tutto, li ho tritati, aglio, poi ognuno fa un po' come desidera. Andremo a mettere all'interno i nostri salmoni. Ora io metto il salmone e lo giro e poi rimetto anche l'altro salmone e lo giro. Ovviamente vado a fare la cottura di 2 salmoni perché stasera abbiamo la cena per me e per mio marito, quindi vado già a metterli così a marinare e poi li vado a cuocere. Se io posso decidere di consumarli subito al momento e quindi li tiro fuori dal sacchetto e li vado subito a mangiare i tranci, oppure posso decidere di lasciarlo in frigo nel sacchetto sottovuoto e poi andare in un secondo momento a tirarlo fuori e farlo andare, diciamo, anche un pochino in padella per scaldarlo. Niente, ora vi faccio vedere perché andiamo a fare il sottovuoto e poi, siccome si sta alzando la temperatura prima che arriva ai miei 55 gradi, vorrei andare a mettere il salmone sottovuoto. Io ora vado a mettere entrambi i tranci di salmone all'interno del mio sacchetto. Ce la possiamo fare, ecco qua. Ora, una volta messi in questo modo, li vado a mettere sotto vuoto.
ne taglio un pochino perché dopo altrimenti è troppo il sacchetto all'interno del tegame, e vado a crearmi il mio sottovuoto. Quindi una volta sigillato e messo sotto vuoto possiamo andare, ora ci sono 40 gradi, come potete vedere qui, possiamo già iniziare a mettere il salmone oppure aspettare che arrivi ai 50 gradi. Non ci sono problemi, questo lo possiamo fare un po' come desideriamo. Tanto se siamo fuori casa partirà già con diciamo a una temperatura di quei gradi che ci sono all'interno, quindi non succede niente. Io, per aiutarmi a tenere giù il salmone, andrò a mettermi una pinza sopra per cercare di tenere il salmone nella parte bassa. Insomma, vedete che il livello dell'acqua mi si è alzato perché ho messo la bustina, quindi siamo al limite. Vedete, ora è arrivato a 55 gradi e inizia il conto alla rovescia dei minuti di cottura. Quindi ora il salmone cucinerà per 40 minuti. Quindi noi ora lo lasceremo qui in cottura. Vedete, sta andando. Il fornello si manterrà la temperatura di 55 gradi, non andrà né sopra e né sotto, quindi la temperatura all'interno della nostra acqua sarà sempre 55 gradi. Quindi ora noi per 40 minuti siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo e il nostro salmone piano piano si cucinerà da solo. Dal momento che sarà cotto, ci sarà un segnale acustico ad avvisarci. Allora, io prima dei 40 minuti, ora dei 39 minuti, perché è scalato un minuto, mi ricollegherò e vi farò sentire il suono che emette quando l'alimento all'interno del tegame è pronto. Volevo farvi vedere anche, vedete qui viene fuori anche sul cellulare che la temperatura di cottura preimpostata è stata raggiunta, quindi vi fa capire che è iniziata la cottura vera e propria del salmone. Infatti vedete, vi mette 39 minuti, 55 gradi sono stati raggiunti, e poi dopo, quando sarà pronto il salmone, anche sul telefono vi arriverà la notifica che il salmone è pronto. Vedete? Qui c'è tutto scritto: salmone, pezzamento sfogliato un po' secco. Noi ci vediamo tra 38 minuti più o meno. Eccoci qua. Allora, manca un minuto alla fine della cottura del salmone. Intanto vi faccio vedere anche il display. Ora, quando la cottura sarà terminata, sentiremo il suono che ci dice che la cottura è terminata, e anche sul nostro display del telefono ci dirà la stessa cosa. Qui c'è il salmone, ecco qua, sentite il suono e guardate, dice che il nostro pasto è già pronto. Anche sul telefono vedete il pasto è pronto, quindi lui si è fermato, vedete l'acqua comunque ce n'è abbastanza, quindi insomma 40 minuti l'acqua è rimasta, e niente, ora io vado a togliere il salmone e lo impiattiamo. Vediamo un po' insieme come è venuto questo salmone. La cottura è terminata, come vi ho già detto, e andiamo a tirare fuori il sacchetto con dentro il salmone. Ora
lo apriamo bello caldo. Io ho già preparato un piatto con dell'insalata e un po' di limone. Vado ad irrorare di olio con le mie spezie, così. Un po' di rosmarino ed ecco il piatto è pronto. Ed eccomi qui con un piatto veramente gustoso, il salmone sottovuoto. Lo abbiamo condito con ingredienti semplici e in questo modo possiamo fare veramente tanti piatti, dalla carne ai vegetali alle uova, si può veramente spaziare come volete. E io oggi vi ho messo questo tipo di cottura del pesce perché sappiamo che la cottura del pesce non è facile, è molto difficile cucinare il pesce, mentre con questo sistema qui veramente si riesce a cucinare del pesce che è anche sugoso all'interno, non è assolutamente crudo, è veramente ottimo, quindi lo cuoce alla perfezione. Il salmone, come anche altri alimenti, dopo essere cotti si possono mangiare o in questo modo, oppure il salmone stesso può essere messo sulla padella, data una scottata giusto per abbrustolire un po' l'esterno del salmone e poi condito allo stesso modo e servito. Questo modo di cucinare è una cottura veramente ottima e io la consiglio e ringrazio Inkbird di avermi dato la possibilità di provare questo tipo di cottura. Sono veramente entusiasta di averla provata e continuerò sicuramente a cucinare in questo modo, perché così anche il fatto di avere un'app che mi preparo la roba da mangiare e vado via e riesco a gestirla dall'esterno, quindi quando sono fuori casa, per me che lavoro e che non ho mai tempo di cucinare piatti lunghi, quindi tipo il pesce magari, che quello bisogna cucinarlo al momento e mangiarlo, questo è la cottura ideale. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettetemi un like e se ancora non vi siete iscritti, siete passati ora sul mio canale o vi siete dimenticati, iscrivetevi e se i video ovviamente vi piacciono. Se vi iscrivete ricordatevi di attivare la campanella, perché quando io vado a mettere i miei video almeno vi arriva l'avviso che vi ho messo di nuovi video. E niente, a questo punto vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio, ciao da Cecilia, al prossimo video, ciao!